Quante volte nella vita ti sei trovato di fronte alla scelta se stare sulla strada nota e conosciuta o intraprenderne una nuova e mai percorsa prima? È una scelta che compi ogni giorno, anche solo relativamente alle piccole cose e alle piccole abitudini che compongono la tua quotidianità. Fare una strada diversa per andare al lavoro, sederti di fianco a qualcuno sull'autobus piuttosto che rifugiarti nelle ultime file e stare da solo per tutto il viaggio. Decidere di lavorare insieme a quel collega che ti fa sentire a disagio piuttosto che stare nel gruppo dei colleghi di sempre con i quali ti trovi bene. Uscire dalla zona di comfort vuol dire questo: abbandonare la routine e i meccanismi che ci assicurano di tenere sotto controllo le cose intorno a noi e iniziare a fare ciò che non sei capace di fare, ciò che ti provoca difficoltà emotive. Perché è importante uscire dalla zona di comfort? Perché è soltanto uscendo dalla zona di comfort che tu produci valore, mentre restando al suo interno bruci e consumi il valore che a oggi hai prodotto e accumulato. Le cose che possiedi che hanno valore le hai conquistate uscendo dalla zona di comfort, non rimanendo al suo interno. Pensa alla persona che ami. La prima volta che sei dovuto uscire con lei o con lui, non hai forse dovuto superare una certa timidezza? Vincere alcune remore che ti frenavano e ti mettevano paure? Se tu fossi rimasto all'interno della zona di comfort, avresti rinunciato a questa cosa e non avresti oggi il valore aggiunto che questa relazione porta alla tua vita. Certo, le abitudini ci tranquillizzano perché rappresentano dinamiche a noi note. Questo è un peccato, perché confrontarci sempre con le medesime situazioni è una prigione per l'individuo, che cresce invece soltanto quando si confronta con qualche cosa di diverso. Se fai riunioni di lavoro, ad esempio, soltanto con persone che la pensano al tuo stesso modo, ne uscirai rinvigorito perché ti convincerai di avere ragione. Tuttavia, a rinforzarsi sarà anche la tua staticità, perché è soltanto confrontandoti con persone che la pensano in maniera diversa da te che potrai crescere e migliorarti. Spesso nel mio lavoro osservo persone intrappolate all'interno di situazioni veramente scomode, ma che, poiché questa scomodità è a loro conosciuta, preferiscono rimanervi dentro piuttosto che provare a uscire facendo qualcosa di diverso. Vivere una coppia malsana ma non decidersi a uscirne per paura di rimanere soli. Odiare il proprio lavoro ma rinunciare a inviare anche altri curricula per la paura di finire in un posto peggiore. Stare male con se stessi ma non chiedere aiuto da altri perché si ha paura a rimettersi nuovamente in gioco. In tutte queste situazioni spesso è la paura a cambiare che rende la persona rinunciataria e in questo non ci aiuta il fatto che una volta usciti dalla zona di comfort abbiamo una tendenza innata a ritornare al suo interno. Ecco allora l'importanza di prendere l'abitudine talvolta ad uscire dalla zona di comfort, iniziando anche dalle cose piccole intorno a noi, per poi progressivamente arrivare alle cose più grandi e impegnative. Lungi da me affermare che bisogna sempre ad ogni costo cercare qualche cosa di diverso e di nuovo. Anche le abitudini e la continuità hanno un ruolo molto importante nei processi di crescita e cambiamento. Non sempre però vivere nella sicurezza è la cosa migliore per l'uomo. Come diceva un matematico inglese dell'Ottocento, se nessuno si perde, chi troverà nuove strade? E tu, che rapporto hai con la tua zona di comfort? Qual è stato l'episodio nel quale, abbandonando la strada certa per quella insicura, sei riuscito a portare a casa un grande risultato? Racconta nello spazio sottostante a questo video i tuoi commenti e la tua esperienza e mi raccomando iscriviti al mio video canale per non perdere la prossima puntata. Ciao!